Di cosa è fatta una borsa o come è fatta una borsa? Partiamo dai materiali. Oggi parliamo della pelle, quindi in questi video andremo ad esplorare tutto quello che è la pelle come materiale, tutto quello che c'è dietro la pelle, la costruzione, la scelta e tutto il resto. E lo facciamo sempre con Stefania e partiamo da cosa, Stefania? Da come, diciamo, proprio il termine pelletteria, no? Dicevamo Esatto. prima. Cioè, le borse, diciamo, quando si parla di borse si parla di pelletteria, quindi di tutto quello che è accostato alla pelle, perché ha una tradizione iper vecchia. Millenaria, perché la pelle nasce con l'uomo, dall'uomo delle caverne, dalla caccia, dove si utilizzava tutto dell'animale, quindi con le pelli ci si copriva e si cominciavano a realizzare i primi utensili, le sacche, oppure si coprivano e si rivestivano dei pezzi di legno, quindi nasce proprio dagli arbori, ma anche perché la pelle ha tantissimi pregi, è resistente, è traspirabile, è durevole e anche biodegradabile, assolutamente. Quindi è un materiale che ha tantissimi pregi ed è un materiale nobile. Allora, se dovessimo pensare al ciclo della pelle, che è importante capire anche da dove parte, cioè la pelle non è che come la vediamo, come c'è anche su questo banco, il materiale parte e si chiama grezzo praticamente. Sì. Il grezzo che cos'è? Sì, ecco, diciamo che come viene utilizzata, cioè l'uomo come ha potuto utilizzare quello che erano le parti di un animale. La prima cosa era doveva fermare il processo di putrefazione. Hanno utilizzato dei materiali vegetali come i tannini che hanno scoperto che fermava il processo di putrefazione. Perché il grezzo parte con l'essere, praticamente l'animale viene macellato, il grezzo è la pelle che viene rimossa per poi lavorare la carne che viene mangiata. Il grezzo rappresenta la pelle che viene messa in salamoia, insomma ci sono dei processi per... Sì, praticamente funziona così. La prima cosa, quando le pelli vengono messe sul mercato, vengono messe all'asta in base alla provenienza e alla tipologia dell'animale. Vengono acquistate dalle concerie. Le concerie si accaparranno i grezzi in base a quello che loro vogliono realizzare. Questi grezzi, che sono anche con il pelo, proprio così come l'animale viene scuoiato, questi grezzi vengono messi in dei macchinari, in delle vasche, per essere disinfettate. In alcuni casi con dei processi il pelo cade e rimane il pellame pulito, si dice in blu, perché ha questo colore. Ecco, ti faccio vedere com'è. Praticamente questo è una pelle in crust, è così bianca, che dà tendenzialmente sul blu, ed è pronta ad essere lavorata successivamente. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che la pelle in quel momento è pulita di ogni parte, ha tolto il pelo, ma è ancora nel suo stato iniziale, che ha uno strato che può arrivare anche a 2 centimetri. Quindi verrà spaccata e con alcune parti, con una parte di questa spaccatura verranno compresse per farci, non so, le suole o per fare alcuni tipi di lavorazione. La pelle appunto ha questo strato da 2 centimetri, quindi diciamo che viene tagliata, spaccata. Quindi, diciamo, c'è terminologia un po' più tecnica, in vari strati, e ogni strato ha una funzionalità. Certo. Quindi c'è quella lì che viene pressata e viene utilizzata per fare le suole delle scarpe, quindi diciamo avrà un utilizzo più di calzatura in questo caso. Poi c'è la parte superiore che si chiama fiore, e praticamente si chiama fiore in gergo, ma è la parte superficiale dove ci sono i pori della pelle, quindi è la parte più nobile. È evidente che migliore è stato l'allevamento, così come l'animale ha potuto, diciamo, vivere nelle praterie, nell'erba, e più la qualità della pelle sarà pregiata e
aumenterà anche il costo, è evidente, Assolutamente. però sarà la bellezza di quel prodotto che durerà veramente per tantissimo. Quindi fra lo strato inferiore che poi viene usato per la calzatura per le suole, lo strato superiore che è quello là è l'eccellenza insomma poi della lavorazione, poi anche lì a seconda del tipo di grezzo che poi viene lavorato, ci sono degli strati intermedi. Certo, perché se l'animale, nel nostro caso, non so, ha subito durante il suo processo vitale, non so, una dermatite o ha avuto delle cicatrici, magari verrà spaccata, cioè tagliata la parte superficiale e tagliato il sotto, quella parte di carniccio, diciamo, si chiamerà crosta. Quello che comunemente in gergo diciamo una borsa di camoscio. In realtà è semplicemente la parte tagliata della pelle che verrà ulteriormente smerigliata, dando processo a questa diciamo tatto tipo Più velluto, peloso, che è molto bello perché assorbe benissimo i colori, piena di sfumature. Quindi partivamo dalla questione del grezzo, dalla macellazione. Il grezzo, diversi tipi di animali, perché Certo. possono essere bovini, ovini, Certo, rettili. anche il maiale, Anche quello il maiale. che si dice cinghiale, diciamo, le rifiniture ad esempio di un noto brand che è partito tantissimi anni fa facendo tela e con queste rifiniture molto caratteristiche, parlava di cinghiale, in realtà è il maiale che ha ogni animale in base al pelo ha una caratteristica del derma, quindi ad esempio il maiale ha proprio 3 puntini messi insieme e quando la pelle è conciata questa caratteristica gli dona un aspetto particolare, così come anche lo struzzo ad esempio. Sì. Come lo struzzo, oppure anche le capre, oppure l'agnello con cui ci si fanno anche i guanti, perché è il materiale più morbido in assoluto. La morbidezza poi del pellame influisce poi sui tipi di lavorazione che si vanno a fare, sul tipo di, insomma, di approccio che si vuole pure stilistico alla borsa. Una distinzione che mi va di fare, poi approfondiamo queste cose più in là, insomma giusto li prendiamo a modello, è che c'è differenza fra pelle, diciamo, e quindi con le varie grane, con le varie stampe e tutto il resto, con le varie lavorazioni, e pelle stampata, perché non vorrei che lei prima ha citato struzzo o rettile o altro, ci sono le pelli che riprendono questo tipo di effetto, ma in realtà sono pelli semplici su cui vengono stampate. Noi parliamo in questo caso di pelli con lavorazioni, quindi concia, e dalla concia poi a seconda della base vengono fuori determinati prodotti che sono utili per borse, calzature, cinture, scarpe e tutto il resto. Quindi diciamo la pelle è questo materiale nobile, dal grezzo e quindi i vari stati, il fiore, la crosta, e poi c'è tutta la parte basica, diciamo, che viene utilizzata per insomma le suole e tutto il resto. Il grezzo dove va a finire? Comprano i grezzisti, vendono queste pelli e le danno ai conciatori, diciamo così, in linea di massima, in linea molto diciamo romanzata. che sono le concerie che in quel momento vanno ad acquistare all'asta i grezzi che più vanno bene per loro. C'è da dire una cosa importante, anche la provenienza dei grezzi. Gli allevamenti dove li troviamo? Certo, perché diciamo quelli più quotati sono i grezzi europei, quindi il macello nazionale, francese, europeo, diciamo olandese. È evidente perché per le basi climatiche e per il base di come alleviamo gli animali hanno una qualità maggiore. Poi c'è i grezzi che vengono dalla Russia, dalla Nuova Zelanda e anche dal Pakistan, quella zona di Bangladesh. È evidente che in queste zone, visto sempre il clima, quindi più non ci sarà una vegetazione così verde, ma arbusti e anche diciamo, le mucche sono un po' più magre. Il grezzo è meno pregiato perché è pieno di graffi, è pieno di punture di insetti, quindi diciamo che le concerie compreranno anche in base
alla loro specialità, anche perché le concerie non tutte fanno tutto, ci sono le concerie specializzate per alcuni tipi di pellami. A seconda pure dei territori, giusto? Perché ci sono in Italia, se parliamo in Italia di concerie. Assolutamente. Infatti volevo dire che i poli più importanti delle concerie in Italia sono 3 regioni. Uno, il più importante, diciamo, specializzato nella pelletteria e nelle calzature, è il distretto di Santa Croce sull'Arno, in Toscana. Il secondo, non per ordine di importanza, di specializzazione, è il Veneto, perché è partito tanti anni fa nel conciare le bovine adulte, specializzati in arredamento, quindi sono specializzati in questo tipo di concia e di pellami. E poi c'è Napoli, il Solofra, Avellino, per quanto riguarda tutto ciò che è per l'abbigliamento, quindi le nappe, tutto ciò che si utilizza per abbigliamento e guanti, quindi proprio i materiali più morbidi. Dagli ultimi anni poi la pelletteria si è appropriata anche di quei materiali, perché ovviamente poi le borse hanno avuto pure un'evoluzione, certo. Quindi c'è tanto, insomma, anche nella pelletteria, anche perché certo, un po' tutti gli ovini, in questo caso, da cui provengono quindi agnelli o capre, certo. Pecore, eccetera, eccetera, da cui poi ci sono poi allevamenti in altre parti del mondo, ci sono poi i montoni, insomma la differenziazione proprio del pellame è estremamente ampia. Però in linea generale, diciamo, quali sono le pelli poi che vengono più usate e che noi troviamo di più anche per la realizzazione di campionari di borse? La scelta da cosa parte, ad esempio, così? Diciamo che sono gli uffici stile che decidono in base anche al tipo di prodotto che uno vuole realizzare. Tendenzialmente una cartella da lavoro non la realizzeremo quasi mai in materiale, per dire, un caprino. Sì, perché ti faccio un esempio. Sì. Allora, partiamo da quello che è diciamo, la pelle calf, il vitello. Ok. La pelle di un vitello è, diciamo, si presenta così. La pelle aperta. La pelle aperta dell'animale. Che è enorme. Adesso questo facciamo anche. Queste sono le zampe. Il codino. Ecco, insomma, è venuto un po' storto, però ci siamo. Allora, anche qui quanto è importante, le concerie comprano la pelle che è così, poi la tagliano per così e questi si chiameranno mezzi vitelli. Le concerie che sono specializzate nella concia di questi mezzi vitelli attueranno diversi processi per dare il meglio della pelle e questi mezzi vitelli vengono utilizzati per le borse. Poi per quanto riguarda invece per le cinture, invece di tagliarle in questa maniera, si taglierà così, perché in questa maniera ci sarà l'avancorpo. La cintura, ad esempio, deve essere tagliata tutta dritta, così, no? Quindi ha bisogno che sia lunga e quindi ci sono le concerie che sono specializzate per gli avancorpi. Ok. Poi per quanto invece parlavamo delle capre, ok, l'animale è molto più piccolino, quindi in questo caso ci sarà maggiore spreco. Ecco, diciamo la proporzione è un po' questa. In questo caso non si taglia, ma si usa un po' tutta la pelle. Se fai delle borse, è chiaro che la parte che userai sarà questa centrale e quindi ci avrai un maggiore spreco. Quindi gli stilisti utilizzeranno le concerie, andranno in scelta delle concerie in base al prodotto che devono fare. Se hanno bisogno però, ad esempio, stilisti di abbigliamento, è chiaro, hanno bisogno di morbidezza, si rivolgeranno diciamo a queste concerie che sono specializzate nelle nappe, oppure coi vitellini. Insomma, hanno bisogno di morbidezza, mentre la pelletteria normalmente si rivolgono a queste concerie che tagliano i mezzi vitelli.
Quindi tutta la parte del fianco, con le Sì, spalle. sì, ecco, diciamo sì, questa parte qui e questa parte qui chiaramente, perché loro qui riescono a tagliare ci saranno meno sprechi, quindi Meno sprechi, e ovviamente questo incide anche sul costo della borsa. Assolutamente. Perché più la pelle, diciamo, è tagliabile, più c'è meno spreco di pelle, e si abbassano pure i costi della materia prima. Assolutamente, considerando che l'incidenza su una borsa della pelle è molto alta, quindi minor sprechi ci sono e maggiore sarà la resa dal punto di vista del prezzo del prodotto. Ok, quindi i grezzi arrivano in conceria. Conceria cosa fa? La conceria, abbiamo detto, ci sono tante concerie specializzate in diversi settori. Faccio un esempio: ci sono delle concerie che sono specializzate nel trattare quello che comunemente si chiama cavallino, cioè le pelli che hanno ancora il pelo dell'animale, quindi andranno... Non è cavallo, non è cavallo, è sempre un bovino a cui non viene tolto il pelo. In base all'età del bovino il pelo sarà più corto, oppure viene rasato, e poi viene, come in questo caso, viene stampato in diverse fantasie. Viene colorato praticamente. Colorato, e poi gli vengono date le macchie, quindi quello che noi vediamo, una borsa che chiamiamo in cavallino stampa leopardata, in realtà non uccidiamo i leopardi, ma utilizziamo sempre un bovino, e la conceria preparerà tantissime fantasie. Addirittura, ecco, qui con il laser viene tolto una parte di pelo e si fanno delle decorazioni. Questo, ad esempio, è una fantasia tappezzeria. Quindi, diciamo, la creatività delle concerie, ogni conceria ha il suo creativo che propone poi le pelli, e poi gli stilisti si avvicinano alle concerie in base a quello che loro vogliono realizzare. La cosa fantastica è che, dico fantastica, è che molti veramente non si rendono conto poi del lavorone che c'è dietro, anche solo alla scelta del materiale. In questo cappello introduttivo, insomma, in cui parliamo poi di pelle, diciamo che poi altra cosa importante per la scelta del materiale, anche la resa del materiale, è il tipo di concia che gli viene applicata. Quindi la conceria appunto fa la concia, che insomma, sì, anche in questo caso è vero, ci sono concerie che sono specializzate nelle conce al vegetale, cioè che usano tannini degli alberi, insomma sono vegetali, in questo che è il primo tipo di concia utilizzata dall'uomo, e si utilizzava per fare sandali, per fare i primi rudimentali accessori. In questo caso questo tipo di concia tende a indurire la fibra, e quindi i pellami sono di solito molto più sostenuti, un po' più rigidi, diciamo strutturati. Sì. E ecco, da questo ci si fanno, non so, le cacciatore, le bisacce, quelle che, diciamo, negli anni si sono utilizzate, le cartelle da uomo, le cinture. Sono proprio quello che comunemente viene chiamato cuoio. Ecco, questo ad esempio, una caratteristica tra l'altro di questa concia è che, pur colorando, qui diciamo che sul cuoio si tende a non stampare, perché già la stampa indurisce, perché quando si fanno delle stampe si usano delle piastre d'ottone che tende ad indurire. La caratteristica di questa concia è anche che il colore, vedete qui, è sempre bianco il fondo, il colore non passa negli strati, quindi rimane una colorazione che normalmente è anche una tamponatura a mano, quindi viene proprio con l'anilina, con i colori che sono i colori naturali, viene passato sulla pelle a mano. Quindi è una lavorazione anche molto pregiata. C'è da dire che forse il pubblico non lo sa quanta manualità c'è nella pelletteria, a partire dalla pelle fino al prodotto finale.
credo che sia tra tanti prodotti il meno industrializzabile. Eh sì, perché c'è bisogno dell'occhio dell'uomo, comunque del tatto, della percezione, cioè della reazione del prodotto in base alla lavorazione che si sta applicando. Quindi la concia vegetale, che ha anche poi una base ecosostenibile, quindi sta prendendo, è antica, aveva un po' lasciato lo spazio a quell'altro tipo di concia che è la concia al cromo, che dopo approfondisci, per adesso sta ritornando in auge, perché ovviamente con la sostenibilità, con tutti i nuovi sistemi di lavorazione, c'è bisogno anche di prodotti che rispettino l'ambiente, e sicuramente la concia vegetale è quella che si avvicina di più proprio alla tutela dell'ambiente. E i grandi poli poi appunto che hai citato prima si stanno adeguando in questa direzione, o si sono adeguati già da anni. Quindi l'altra concia è la concia al cromo. Sì, la concia al cromo invece, lo dice la parola, viene utilizzato il cromo, tende a sfibrare la naturalezza della pelle e quindi a conferire alla pelle una totale morbidezza, veramente una totale morbidezza. Addirittura poi questa ad esempio è una pelle che è conciata al cromo e non è stata bottalata, quindi mantiene il fiore così com'è all'origine. Mentre con la bottalatura, cioè il bottale, che cos'è? È un'enorme lavatrice che è fatta di legno, con delle assi di legno che gira, un motore dietro. È una botte. È una botte. Mettono i pellami in questa, diciamo, in questo bottale che comincia a ruotare, e la forza centrifuga fa sì che rompe il fiore, cioè lo ammorbidisce ancora di più e conferisce alla pelle una grana naturale, quindi questi cerchiettini che normalmente si formano, dando quindi una caratteristica al pellame che proprio si chiama una grana naturale, anche perché si chiama perché successivamente hanno creato delle piastre, come dicevamo prima, per stamparle. In quel caso le stampe sono state talmente tante, diverse, sempre dalla creatività, sempre dietro c'è sempre uno studio, un creativo che prova a fare, a mettere insieme caratteristiche diverse. Quindi queste piastre hanno dei nomi, però il bottale crea una grana naturale, che è questa di questi cerchiettini, che conferisce un look un po' più sportivo, più aggressivo, rispetto a un bel pellame liscio che comunque rimane sempre più elegante, più classico, sì, effettivamente. E in questo caso il lato posteriore, quindi così, viene colorato. Esatto, in questo caso, siccome la concia non sarà tamponata a mano sopra la superficie della pelle, ma è al bottale, cioè vengono messe dentro il bottale, vengono messi questi coloranti. Il colorante passerà, che sono sempre colori all'anilina, passerà dentro la fibra della pelle. Quindi la differenza qual è? Che quando tu andrai a tagliare la pelle vedrai il colore che passa fino al fondo. Quindi per la lavorazione nella pelletteria, volendo, possiamo lasciare la borsa al taglio vivo, cioè semplicemente tagliata e cucita. Una delle cose che poi mi viene pure da dire, appunto, tendenzialmente il vegetale è utilizzato in maniera un po' più classica o per articoli un po' più strutturati e professionali. È vero che poi si è arrivato con gli anni a magari destrutturare pure il vegetale, nel senso che anche lo spessore della pelle vegetale fa la differenza. I puristi utilizzano gli spessori nativi senza muoverli, quindi non spaccano, non scarniscono, poi approfondiamo insomma questi termini tecnici, però sostanzialmente lo lasciano dello spessore così e ci vanno a lavorare magari la costa o quello che è, per poterlo insomma... Ecco, guarda, questo è, come dici tu, una pelle conciata al vegetale purista. E come puoi vedere ha una caratteristica così di rigidità. Quindi, come dici te, successivamente, ma diciamo è sempre la creatività.
questa creatività italiana che ci invidia tutto il mondo è per la voglia di sperimentare che abbiamo su ogni prodotto, che dà un'evoluzione. Quindi effettivamente oggi ci sono intanto delle pelli al vegetale anche morbide, perché sono state successivamente bottalate, hanno sperimentato tanto, e quindi si possono trovare dei prodotti sempre più innovativi, sempre con la concia, come dicevi tu, al vegetale, per spostare verso tutto ciò che è ecosostenibile. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornato su tutti i nuovi video e contenuti del canale.